Allora, sono Francesco, ho 35 anni, vengo dalla Croazia e pratico la box da una dodicina di anni. Beh, in Croazia il secondo sport nazionale è la box. In giovane età ho già praticato un po' di kickboxing e un po' di box anche, quindi insomma ero già partito un po' con le arti marziali. Dopodiché sono venuto qua in Italia a 13 anni e in Italia lo sport, diciamo, nazionale è il calcio. E purtroppo, ma anche è uno sport molto bello, mi ha portato a diventare un calciatore, ecco, per una decina di anni. Dopodiché la voglia di ritornare a fare arti marziali, avevo questa vocazione di andare a praticare di nuovo box. Beh, innanzitutto la box per me è stato uno strumento, forse un mezzo per poter incanalare innanzitutto la mia rabbia, perché sono stato parecchio una persona irascibile, nervosa, arrabbiata col mondo, arrabbiata col sistema, cioè da straniero avevo forse anche un po', sentivo il non essere accettato in una comunità, ma quindi avevo tanta rabbia, ecco. In questa rabbia ho anche sbagliato tante volte, ho anche, come dire, offeso fisicamente persone e a un certo punto, appunto, la box mi ha aiutato grazie anche a persone che mi hanno accettato nella palestra, mi hanno fatto sentire anche un po' parte di un gruppo, mi ha aiutato a incanalare questa rabbia e, mi ha fatto anche capire quanto in realtà un'aggressione fisica possa fare male alle persone. Cioè, a fine giornata cercavo di sentirmi utile in qualcosa, dicevo servo a qualcosa, anche alla box posso servire. Io ho iniziato ad insegnare 4 anni fa nella palestra popolare Galeano. Diciamo che per me è stata una prima esperienza, cioè non credevo neanche di essere portato ad insegnare. Nell'ultimo anno mi sono dedicato anche un po' ai ragazzini, diciamo più piccoli, perché io solitamente seguo dai 18 anni in su, diciamo, ragazzi maggiorenni, ecco. E da un anno si sono inseriti anche i più piccoli e diciamo che è stata un'altra esperienza ancora, perché cioè, sono molto più difficili, ecco, da gestire. Certi ragazzi li perdi dopo 20 minuti di chiacchiere o di cercare di spiegare. Sono molto attivi, hanno bisogno di azione e si cerca di portarli a divertire sostanzialmente con i guanti, gli do subito i guanti per cercare già di diventare un po' personaggi del ruolo, sempre controllato perché loro, se non li controlli, appunto iniziano a buttare fuori questa rabbia anche che hanno e questa voglia di sfogare, ecco, di portare fuori emozioni represse. È un progetto a lungo termine molto difficile dare continuità, perché i genitori molte volte non danno il consenso, se si dice consenso, no? E vedono la box come qualcosa di violento e anche non è ancora ben percepito, ecco, anche se si sta evolvendo, cioè si cercano di fare dei movimenti in cui si fa vedere, insomma, che la box può portare più positività che negatività, insomma, e che può essere anche una via di redenzione per i ragazzini, per quello che è stato per me un modo per
rinascere, tra virgolette, per sentirsi utile, per sentirsi soddisfatto a fine giornata di aver fatto qualcosa, di avere degli obiettivi. Non ho mai avuto soldi anche per poter permettermi dei corsi, per potermi permettere di entrare in una palestra. Mi chiedevano subito l'iscrizione, 50 euro al mese. E molte famiglie, tipo la mia famiglia operaia, faceva fatica a arrivare a fine mese e potersi permettere una palestra credo che è qualcosa, quasi un lusso, quindi bisogna lavorare anche collettivamente, unendo con altre realtà e proponendo progetti in cui si dia davvero sport gratuito alle persone, perché è come investire in qualcosa per i nostri giovani che gli darà un futuro, si spera, migliore. Vivo nel quartiere Palestro, in un quartiere multiculturale, un quartiere bellissimo, con molte sfaccettature appunto. Penso che la radicalizzazione, come ti dicevo prima, la mia opinione, cioè, adesso andrei su Google a leggere la definizione esatta di cosa vuol dire radicalizzazione, però te la dico come la penso io, cioè come ti dicevo prima è una parola che quasi ci ingabbia, cioè nel senso che ci porta quasi sempre allo scontro, cioè la radicalizzazione per me è un qualcosa che è un tuo pensiero da cui non ti come sradichi, cioè non hai più la visione di 360 gradi, non sei più in grado di affrontare magari la visione del prossimo, di chi hai a fianco. Penso che lo sport e praticare attività in quartieri dove c'è la radicalizzazione possa aiutare a sradicare anche questa mentalità, questa continuità di violenza magari che abbiamo, questa chiusura. C'è un discorso anche qui da aprire, molte volte non si hanno appunto opportunità, si vedono altre vie per poter magari emergere o in qualche maniera riuscire a sopravvivere, però diventa una routine, che si porta avanti, che appunto si radica e diventa una radicalizzazione. Ciò che non hanno fatto prima altre persone adesso tocca fare a noi.